Ciao, ben trovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è Dolore dal narcisista. Allora, prima di iniziare ti voglio dire due cose. La prima, se per favore metti ai like a questo video, così mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a far video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, ti voglio dire che come speciale dono di Natale abbiamo deciso di diciamo, regalare, quindi dare gratis la nostra guida che serve per riconoscere e gestire i narcisisti patologici. Quindi se la vuoi, gratuitamente chiaramente, qua sotto nei commenti c'è un indirizzo mail, manda e noi te la daremo entro il 24 di dicembre. Se ovviamente non ti è ancora arrivata, porta pazienza perché arriverà a tutti, ripeto, entro il 24 di dicembre. Chiusa parentesi. Il dolore dal narcisista. Molte vittime mi scrivono, mi contattano e mi chiedono come potrò io superare questo dolore? Come farò io a vedere il futuro roseo? Come farò quando troverò una persona giusta per me, una persona soprattutto di cui potermi fidare? Perché una delle cose più brutte che ti lascia un narcisista patologico, ricordiamo, i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine, una delle cose più brutte che lascia è sicuramente questo senso di abbandono, ma soprattutto la mancanza, lascia nella vittima la mancanza, purtroppo l'assenza di speranza per il futuro. La vittima non vede futuro, la vittima pensa che tutte le persone siano brutte e cattive ed è un dolore enorme, mista rabbia. La vittima ha una rabbia enorme, mista un dolore incredibile che non aveva mai provato prima, perché le relazioni tossiche con i narcisisti patologici si chiamano proprio tossiche perché il narciso ti droga emotivamente. Ovviamente è una metafora, ma anche no, nel senso che è proprio una relazione giocata, quella tossica con il narcisista patologico, giocata sulla dopamina. Il narcisista patologico attraverso manipolazioni continue. Quali sono le manipolazioni? Le tecniche del trattamento del silenzio, ad esempio, mette il muso se tu non esaudisci i suoi desideri, oppure triangolazione, ti metti sempre in paragone alle sue ex, oppure ad altre donne, oppure ancora utilizza gaslighting, cioè ti offende pesantemente e dice che sei pazza, dice che tu non hai memoria, dice che tu non troverai mai nessuno che ti ami veramente. Questo è quello che fa un narcisista patologico e chiaramente la nostra dopamina, che è un ormone che viene erogato dal nostro cervello, va in tilt, ci mette in tilt, ci porta noi in situazioni di grande confusione. Ti dico noi perché purtroppo ci sono passate, so perfettamente il dolore. Ora, ti voglio però dire una cosa, e credimi veramente sulla parola. Dopo tutto questo dolore che hai passato, dopo tutta questa confusione, questa frustrazione e anche questa rabbia, passerà tutto. E di tutto ciò che ti è capitato rimarrà solo un ricordo, non dico un brutto ricordo, dico un ricordo, perché ne trarrai grande beneficio, riuscirai a diventare più matura, consapevole che al mondo esiste il bene ed esiste il male. Il male è tutto ciò che ruota attorno all'egocentrismo e il bene è tutto ciò che ruota attorno all'empatia, cioè la capacità degli esseri umani innata di empatizzare in risonanza con altri esseri umani. Quindi, quando tu capisci di aver di fronte un vampiro energetico, un narcisista patologico, devi sapere come muoverti. Quindi dico, non sarà stata una brutta esperienza vista in un futuro, perché guarderai le spalle e dirai con un sorriso: beh, meno male che questa esperienza brutta col narcisista patologico c'è stata, perché mi ha insegnato tante cose. Senza questa esperienza non avrei mai capito la differenza che c'è tra il bene e il male, perché questo mondo è splendido, ma devi saper riconoscere rapidamente, ripeto, il bene e il male. Tutto qua. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita. E molte persone, se diffondi questa conoscenza, salverai molte persone che sono in una situazione davvero difficile. Tutto qua.
Grazie di avermi seguito. Ciao da Stefano.